Ciao a tutti cari amici dei pesci, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche affettive per la seconda parte di marzo 2022. Come dico sempre sono letture collettive, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione poi trovate, oltre alla mia email, anche il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. Bene. Mostrami, pesci, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di marzo 2022. Grazie. L'imperatore e l'arte. L'arte rappresenta la carta della temperanza. Wow! Allora, l'imperatore parla di stabilità, parla di quello che è un qualche cosa di concreto, parla di quello che è, un qualche tipo di situazione che è stata costruita nel tempo con dedizione, è un qualche cosa che è costruito nel tempo, quindi è qualche cosa di stabile si suppone. E avendo anche la temperanza dietro, guardate, io vi direi che è un momento di equilibrio. Andiamo a vedere che cosa vi dicono gli angeli del cuore, perché la temperanza, ripeto, parla di equilibrio, ma parla anche di quello che è un momento di guarigione, ok? Parla di quello che è un alzare, se vogliamo, le vibrazioni e mettere in equilibrio quello che è il cuore con la mente. Wow! Matrimonio, questa situazione include un matrimonio, che non è detto che sia il matrimonio con gli anelli e l'abito bianco, può anche semplicemente rappresentare quello che è una convivenza o un'ufficializzazione di un qualche tipo di relazione, ok? Bene, andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono per questo fine marzo 2022. Wow, iniziamo subito bene con un cavaliere di bastoni che potrebbe essere la vostra persona di interesse, se avete già qualcuno, o potrebbe anche essere qualcuno che state per conoscere o che è appena entrato. Un cavaliere di spade, quindi di nuovo anche qui potrebbe essere una persona che è già presente nella vostra vita o una persona che andrete a conoscere. Andremo poi a spiegare meglio con le altre carte di che cosa si tratta. Abbiamo il matto, abbiamo un appeso al contrario, abbiamo il papa e il 5 di spade. Guardate, il papa vi dico già subito che parla di matrimonio, quindi magari per qualcuno sì, è così. Allora, come vi dicevo, il cavaliere di bastoni rappresenta qualcuno o che è già nella vostra vita o che avete appena conosciuto o che state per conoscere, e idem il cavaliere di spade. Potrebbero essere 2 persone diverse o potrebbe essere, l'energia de 2 energie diciamo della stessa persona, okay, quello che si o potrebbe anche essere la vostra energia, ipotesi. Quello che si sento è che, il primo, ha un come dire, un taglio, se vogliamo, molto passionale, mentre il secondo ha un taglio un po' più mentale, diciamo così, no, il cavaliere di spade denota una qualche sorta di determinazione nell'andare per raggiungere i propri obiettivi. Il 2 di, bastoni mi fa pensare che stiate, come dire, tramando qualche cosa, in senso buono, intendo. Normalmente fa riferimento a quelli che sono i progetti futuri, per qualcuno fa riferimento magari anche dei viaggi, Ecco, il matto in questa posizione, diciamo che è strano perché così, mi fa venire in mente il fatto che qualcuno non si fidi tanto di fare questo passo. È come se probabilmente si parla di matrimonio, di convivenza, di ufficializzare un qualche tipo di rapporto, ma c'è una sorta di sfiducia qui con questo matto o probabilmente, potrebbe fare anche riferimento a quello che è l'impulsività nel decidere, nel prendere questo tipo di decisione, perché poi abbiamo anche l'appeso al contrario che mi parla di uno sblocco, mi parla di un qualche cosa che se prima è stato, diciamo così, un po', fermo, adesso con la carta dell'appeso si sblocca, c'è un qualche tipo di movimento e abbiamo il Papa. Il Papa di nuovo vi faccio notare che avete 3 arcani di fila maggiori. Come vi dicevo prima, il Papa può proprio parlare di quello che è un'ufficializzazione, un matrimonio,
una convivenza, il fatto che magari la società riconosca questo tipo di unione, o potrebbe anche semplicemente fare riferimento al fatto che ci sia quello che è un'evoluzione spirituale all'interno della vostra coppia, se già comunque siete, in una relazione. Abbiamo poi il 5 di bastoni alla fine della stesa e questo 5 di bastoni mi fa pensare che ci siano comunque ci sia qualche genere di conflitto, se vogliamo, inerente può essere, proprio a questo papa. Quindi andiamo a vedere nello specifico con questi altri tarocchi di che cosa stiamo parlando. Mostratemi il cavaliere di bastoni per piacere, grazie, 2 carte per spiegare il cavaliere di bastoni. Abbiamo la torre al contrario, la sacerdotessa e il re di bastoni. Voglio andare a vedere anche il cavaliere di spade per piacere, grazie. Abbiamo un fante di pentacoli, un 10 di coppe e un cavaliere di coppe. Quello che sento io è che sono 2 persone diverse. Poi magari per qualcuno risuona come se fosse la stessa energia, però diciamo che la tendenza generale è, di 2 persone diverse, okay, quindi nella prima, con questa torre al contrario, sento che si è, come dire, interrotto qualche cosa o si dovrebbe interrompere qualche cosa. È come se questa torre porti dei ripensamenti. Abbiamo anche la, sacerdotessa che parla di quello che è una sorta di intuito, una sorta di percezione sottile, se vogliamo, no, mentre, con il cavaliere di spade quello che sento, potrebbe essere una persona nuova, okay, e potrebbe essere una persona, magari non proprio matura, per qualcuno può anche essere che sia più giovane, però sento che è come se marcasse la differenza tra un prima e un dopo, perché abbiamo un 10 di bastoni. 10 di bastoni è proprio quella carta che dice che si fa, piazza pulita, se vogliamo, di tutte quelle che sono le aspettative degli altri, le responsabilità che non sono vostre, sono degli altri, okay, e si è determinati nel fare questo genere di tagli, sento. Andiamo avanti, vediamo, il 2 di bastoni. Vediamo cosa mi danno per il 2 di bastoni. 6 di spade e la giustizia. Sento che qui qualcuno sta progettando di andarsene o vorrebbe andarsene. Mhmm, Abbiamo la giustizia, quindi può essere che faccia riferimento anche a questa torre e a qualche tipo di ingiustizia che c'è stata, o più semplicemente fa riferimento al fatto che bisogna lasciarsi indietro qualche cosa, perché la carta della giustizia ha una spada in mano e quindi è quell'energia che taglia quello che non serve più. Vediamo il matto. Allora, il matto è spiegato da un re di coppe e da un 9 di bastoni. Sì, sento che non ci si fida più. C'è qualcuno qua che non si fida più, magari delle promesse che vengono fatte o che sono state fatte. Andiamo a vedere l'appeso al contrario, vediamo cosa si sblocca. Abbiamo il sole e il papa un'altra volta, ragazzi. Voglio andare a vedere prima il papa, poi vi dico l'appeso. Wow! Il giudizio e il 5 di coppe, di pentacoli. Beh, allora, sicuramente con questo appeso si sblocca qualche cosa. Sento che per certi versi con la carta del sole è un po' come se riusciste ad esprimere quello che è la vostra essenza, okay? Ehm, il Papa, spiegato dalla carta del giudizio e dalla carta del 5 di pentacoli, quello che sento è che per certi versi è vero che c'è questa ehm,
questa presa di consapevolezza maggiore, okay, perché abbiamo il giudizio parla proprio di quello che è una chiamata. Può essere una chiamata di tipo divino o può essere per qualcuno una chiamata da parte di un'energia del passato, Però ecco, abbiamo anche questo 5 di pentacoli e quello che sento è che c'è comunque un qualche tipo di delusione, o inerente a quello che state consapevolizzando, cioè nel senso che magari vi si accende non una lampadina, un lampadario, e il fatto di rendervi conto di certe cose che magari prima non vedevate, però questo è stato il lavoro dell'appeso, che ve l'ha permesso. Vi faccia rendere conto che forse non era tutto rose e fiori come voi pensavate. Andiamo a vedere il 5 di bastoni, è spiegato da un 4 di spade, da un 9 di pentacoli e da un scusate, un 9 di coppe e da un 3 di bastoni. Allora, il 5 di bastoni fa riferimento a una vostra lotta interiore, io sento, perché in questo momento è come se foste in un momento dove avete bisogno di recuperare le forze da questa torre che probabilmente c'è stata. Vi andrebbe di prendere distanza, di allontanarvi, avete 2 carte che mi parlano di viaggio, anche il sole parla di viaggio. Però comunque avendo un 9 di coppe è come se foste così combattuti tra andare e stare, perché comunque dove siete adesso magari non sarete le persone più felici di questo mondo, però siete in una zona di comfort, siete in una situazione che comunque bene o male sapete gestire. Diciamo che non è che vi faccia tanto bene, soprattutto dopo questa presa di consapevolezza del Papa, mh. Anche qui, con la carta dell'appeso al contrario, come se aveste già fatto un lavoro, è come se, foste riusciti, diciamo così, a carpire quello che è la vostra essenza, la vostra sento che è un qualche cosa, cioè allora, se qui diciamo era un'energia, se vogliamo, un po' più terrena, qui è un'energia un po' più sottile, è un po' più di presa di consapevolezza, è un po' più qui erano fatti concreti, mi verrebbe da dire. Qui, siete voi che a livello dell'anima riuscite a fare dei passi in avanti. All'interno di una relazione o, se non avete nessuno, semplicemente voi stessi. È vero che c'è la carta del matrimonio, abbiamo 2 volte la carta del Papa, quindi io sento che in qualche modo o la convivenza o il matrimonio, un qualche tipo di contratto ha a che vedere con questa lettura, però è una cosa che probabilmente vuole una delle 2 parti e l'altra è un po' lì che non si sa bene, non si capisce bene se voglia o se non voglia. Mh. Nonostante tutto, questa 8 di scusate, 9 di coppe, la situazione di comfort, io credo che sia proprio rappresentato dall'imperatore e dalla carta della temperanza, perché comunque una sorta di stabilità e di equilibrio lì dove siete c'è, ce l'avete. Magari non è quello che volete voi, però comunque siete in una fase, diciamo più o meno stabile. La torre è girata al contrario, quindi in realtà ancora questa grossa rottura non c'è stata. Dovrebbe esserci, io credo che, molte delle persone che stanno guardando la lettura sappiano che ci debba essere un taglio, però in questo momento ancora non si ha preso, il coraggio, non si ha il coraggio di fare questo tipo di taglio, o perché non si vede un futuro, o perché magari non si sa bene insomma appunto da che parte andare. Bene, andiamo a vedere ancora un messaggio da parte di questi oracoli. Io intanto, vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like, potete iscrivervi, potete condividere o commentare. Andiamo a vedere una carta per i nostri amici dei pesci. Guardate che cosa è uscito. Separazione. Mi parla di tristezza, mi parla di qualcuno ehm, che sente la mancanza, insomma, qualcuno che ti sta pensando, magari siete voi che state pensando a qualcuno, ok? E mi parla anche di quello che è un futuro insicuro.
che è un po' il tipo di trasformazione, secondo me, che si sta vivendo qui, diciamo nella seconda parte della lettura, okay? È come se non credeste tanto, alle favole che vi stanno raccontando. Sentite, sapete che dovete andare, che c'è qualche cosa che è giusto tagliare, potrebbe proprio essere la relazione con questa persona, o potrebbe essere un atteggiamento, un'attitudine, mh? E qui con questa diciamo in questa zona della lettura sento che c'è qualcuno che ha paura ad innamorarsi di nuovo fondamentalmente, o a scavare dentro quello che sono le proprie emozioni, okay? Bene cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio tanto per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.